i contratti, il contratto, uno o tanti, tutti contratti, verbali o scritti con contratti di tipo tipici, atipici, consensuali, reali, ad effetti reali, obbligatori, unilaterali, bilaterali, gratuiti, onerosi ed aleatori, per chi predilige vendite e compravendite di animali e mezzi di trasporto con le ali, regolarmente assicurati, non di persone, per ammirare dall'alto scogli e navigli, i contratti per costituire, regolare ed estinguere rapporti giuridici patrimoniali, se contratti in Italia, Spagna e Francia, ma differenti in Danimarca, Germania e Grecia ed in tutti gli altri stranieri ordinamenti, ad essi ispirati, i cui significati diventano diversificati, perché i patti subiscono forti cambiamenti dalle internazionali fonti, ma direttamente applicabili agli Stati comunitari membri, anche per la tutela dell'ambiente. I contratti originari o derivati, sinallagmatici, come i quadri di muriadi ratti o di paesaggistici dipinti lunghi o contratti, i leali contratti preliminari, con efficaci compromessi privi di inutili motivi, ma importanti come portanti, in presenza dei suoi essenziali elementi, accordo, causa, forma ed oggetto, per non incorrere nella nullità, per avere e dare immobili, mobili registrati e mobili, per gli accordi anche di strumenti a corda scordati con l'uso dell'accordatore, con le sue illuminanti rosse e verdi freccette, per ottenere definitivi armonici accordi con proposta del proponente, dense di attentive trattative attrattive, anche se da ponente provenienti, in attesa di risposta dell'accettante allettante, pur se distante, prima della definitiva conclusione. Lungi da qualsivoglia esclusione, elusione, per non procurare delusione. I contratti in altri casi annullabili, perché conclusi con volontà labile, a volte pronunciati semplicemente con labiale, per vizi leggeri, errore, dolo o colpa. I contratti di diritto reale per trasferire la proprietà, non la propria età, o solo per esercitare un diritto di godimento, come nel possesso, anche se privo di un pieno godimento, preoccupati di dover corrispondere il periodico dovuto o lasciarlo nel periodo convenuto, pur non essendo stati citati dal convenuto. I contratti scritturati o posterizzati, vivacemente colorati per pubblicizzare festini, con coesione nei casi di comitati ed associazioni, per una pubblica dimostrazione o semplicemente scritti su bollati fogli, con righi dritti anche quando si sta zitti. I contratti stipulati direttamente o per procura, per procurarsi mezzi di cura, allorché ci si sente arsi, persino sul carso, se si inseriscono cogenti clausole vessatorie come terrificanti storie, irrilevanti per omissioni degli elementi accidentali, come il modo, il termine e la condizione, anche se pronunciati con perfetta dizione. I contratti in molti modi redatti ed in tanti luoghi rifatti, anche con speciali patti, con pati come nella disperata vendita, con patto di riscatto, come uno scatto, senza scarto, per chi è costretto a privarsi del proprio bene, come una pena, con penna trascritto anche vicino al circo massimo, per la vendita del suo massimo patrimonio, la vendita di cose future per un felice futuro, la vendita di gradimento per comunicare il gradito alimento, la vendita a prova per una valida comprova,
la vendita su campione, su tipo di campione o con riserva di proprietà, anche rateale, la vendita su documenti, tutti contratti legalmente scioglibili per mutuo dissenso, come un sesto senso e con l'uso di tutti i sensi, vista, udito, olfatto, tatto e gusto. I contratti di somministrazione per durature azioni, di appalto per eseguire progetti a regola d'arte. Nei contratti, come scenografi atti, sono prevedibili anche gli atti iniqui, pur se rescindibili, per casi di lesione ultra di medium, approfittamento delle altrui necessità o con risoluzione per la migliore soluzione, come una soluzione per cause imprevedibili sopravvenute, persino nei contratti turistici, per la vendita di rustici ed alberghi, compresi prati con fioriti alberi, contratti di lavoro per lavori autonomi, subordinati come dipendenti subordinati, manuali, intellettuali ed imprenditoriali come quelli editoriali, disciplinati dalle contrattazioni nazionali. Ringrazio tutti per l'ascolto, ma dedico il video in modo particolare a Michela Cardone, la quale è sempre entusiasta delle nuove rime e mi sollecita per le successive pubblicazioni. A risentirci.